Ciao a tutti e benvenuti. Sono Mattia di Lingua Franca. Ho pensato, oltre ai video normali, di cominciare a fare qualche vlog in cui parlo un po' più naturalmente, un po' più lentamente e soprattutto improvvisando, a differenza degli altri in cui prima scrivo il video e poi lo faccio. Questo perché un video che è stato prima scritto e poi in qualche modo montato e fatto è sicuramente un po' meno naturale che se parlo così più naturalmente. Ovviamente anche nei vlog continuerò a parlare lentamente e cercando di essere il più chiaro possibile e di non usare parole o espressioni troppo difficili. Però sicuramente i vlog saranno un po' più adatti a chi ha un livello un po' più avanzato, magari a chi ha un livello intermedio, diciamo, ecco, non a chi è un principiante. Sicuramente farò dei vlog in italiano, come questo, e può essere che in futuro faccia anche dei vlog in inglese, ho pensato, magari per parlarvi di alcune cose o anche dei video, non solo dei vlog, per parlarvi magari di alcune tecniche per imparare le lingue, che sono tecniche che si possono usare per imparare l'italiano, ma in realtà per imparare qualsiasi lingua. Quindi magari quei video li faccio in inglese così che possano aiutare, possano essere utili un po' a tutte le persone che stanno imparando una lingua, non solo a chi sta imparando l'italiano. Ovviamente l'argomento principale continuerà a essere lo studio della lingua italiana, quindi state tranquilli. In questi vlog mi piacerebbe raccontarvi di quello che sta succedendo, per esempio in questo momento in Italia e nel mondo. In Italia, come sapete, non siamo messi troppo bene per la pandemia in corso. Qualche giorno fa sono state introdotte delle misure di sicurezza ancora più stringenti di quelle precedenti. Al momento in Italia non si può uscire di casa se non per lavoro o per motivi gravi o per fare la spesa. Oltre a questo sono state bloccate tutte le aziende, tutte le industrie che non operano in settori di prima necessità, quindi chiaramente l'industria ospedaliera, ma anche chi produce materiali in qualche modo collegato a quell'industria o i supermercati, i tabaccai anche e alcune altre categorie continueranno a lavorare. Ma tutte le altre categorie, quelle definite non essenziali, sono state bloccate. Io lavoro nella formazione, quindi sto continuando a lavorare da remoto, non quanto prima, ma sto continuando un pochino a lavorare da remoto. Chi può lavorare da remoto lo sta facendo, chi fa un lavoro che non può essere fatto da remoto ovviamente non è in una soluzione facile. Ora, non so dove siete voi che mi state ascoltando, magari scrivetemi qui sotto com'è la vostra situazione. Non sta andando bene un po' da nessuna parte, ecco, noi in Italia siamo arrivati prima, siamo arrivati in una brutta situazione prima, però in questi ultimi giorni la Spagna per esempio è messa molto male, l'Inghilterra anche, l'America è ancora all'inizio ma sicuramente non è su una bella traiettoria e insomma non è un grande momento per il mondo. Purtroppo non siamo nemmeno in una fase di miglioramento. In Italia non è ancora sicuro, forse si stanno vedendo i primi risultati delle misure di sicurezza e in tanti altri paesi però, come per esempio in America, dove so che molti di voi abitano, è quasi sicuro che il peggio dovrà ancora venire, il peggio deve ancora venire. Nelle prossime settimane aumenteranno i casi, aumenteranno i ricoveri e aumenteranno i morti, perché purtroppo questa è la strada che abbiamo già percorso noi in Italia e che l'America vedrà tra pochi giorni e tra poche settimane.
I governi, alcuni di più, alcuni di meno, stanno cercando di fare il possibile, anche se ovviamente non è facile gestire un evento simile. E l'unica cosa che possiamo fare però è seguire le misure di sicurezza, quindi mi raccomando, state a casa. È il momento di rimanere uniti, è il momento di rimanere uniti a prescindere dalle nazioni, a prescindere dalle idee politiche, a prescindere da qualsiasi altra cosa. È una situazione che colpisce tutti, indifferentemente, ricchi, poveri, destra, sinistra, non importa. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è rimanere uniti come esseri umani. E sicuramente un modo per rimanere uniti è cercare di capirsi meglio, quindi forse è anche per quello che ho voluto ho voluto aprire questo canale, perché imparare le lingue in qualche modo ci avvicina, ci unisce, perché parlare la lingua di un'altra persona ci aiuta a farci capire meglio, sia a livello oggettivo, a capire meglio effettivamente quello che sta dicendo, ma anche a livello emotivo. Non mi ricordo più chi, ma qualcuno diceva che quando parli a qualcuno in una lingua che capisce, stai parlando al suo cervello. Quando parli a qualcuno in una lingua che è la sua lingua madre, gli stai parlando al cuore. E trovo che sia una bella citazione, soprattutto in questo momento. Quindi forse studiare le lingue adesso è una cosa giusta, è una cosa buona, perché può unirci, può avvicinarci in tutto il mondo. Ci sono i cani che abbaiano e normalmente in un video mi fermerei e rifarei quel pezzo, ma siccome è un vlog e voglio che sia il più naturale possibile, lascio andare. Ci sono dei tagli, come avete visto, ci sono dei tagli perché ogni tanto mi blocco e non so cosa dire e quindi rimango in silenzio per un po'. E allora quella parte la tolgo. Quindi, per chiudere questo vlog breve e molto disorganizzato, come avete visto, ci tengo ancora una volta a ringraziare tutti voi che avete guardato i video, che vi siete iscritti al canale, mi raccomando se non l'avete ancora fatto, e che avete commentato e che mi avete scritto qualcosa su YouTube, su Reddit, su Facebook. Sono veramente grato, mi sto divertendo molto a fare questi video, è una bella esperienza e soprattutto mi sta aiutando a passare questo periodo in cui sono chiuso in casa, come molti di voi ovviamente, e quindi niente, rimaniamo uniti, grazie a tutti quanti ancora una volta. Come sempre, qualsiasi consiglio, qualsiasi critica, qualsiasi cosa vogliate dirmi, scrivetela in un commento qui sotto e io leggo tutti i commenti sempre, non sempre rispondo a tutti, ma cerco di rispondere a più persone possibili. Quindi con questo chiudiamo il vlog di oggi, ci vediamo nel prossimo video. Grazie a tutti, buon italiano!